Ma Bentornato Devastato! Sì, avete ragione. Era da un po' che non mi facevo vedere, ma eccomi qua, finalmente sono tornato. E sono tornato ovviamente alla grandissima perché ho l'onore e il piacere di presentarvi il Kingsong S20 Eagle. Dei 40 prototipi, ragazzi, ma come potete vedere un po' dai colori che mi circondano, ragazzi, lasciatemi cominciare il video esprimendo la mia massima e sincera e assoluta vicinanza al popolo ucraino che in questo momento storico terribile sta subendo quello che non dovrebbe più succedere neanche nel 2022. E quindi, ragazzi, tenete duro, non so cosa dirvi, speriamo solo che la pace torni presto e che questi potenti russi la smettano di rompere i maroni al resto del mondo. Detto ciò, partiamo col video e sigla! Amici devastati, avete fatto i bravi in questo periodo che non mi sono fatto vivo? Come avete fatto i bravi? Ma state scherzando? Lo sapete che non dovete fare i bravi? Comunque fa niente, sono tornato, sono qui, sono qua solo per voi, sono qua solo per presentarvi S20 Eagle, il nuovissimo Kingsong, al momento ovviamente gentilmente offerto da Overwheel, nella persona di Luigi, che come possiamo tutti sapere è il solo ed unico importatore ufficiale italiano di Kingsong. È solo grazie a lui che abbiamo questo prototipo, che è uno degli unici 40 prototipi al mondo. Non è ancora il modello di produzione, ragazzi, sappiatelo. Questo qua è un prototipo che questi 40 prototipi sono stati dati ai migliori rider in giro per il mondo, non peraltro ce n'è uno io, che te lo dico fa. E quindi io vi parlerò di questo mezzo, ma sappiate che è un prototipo, quindi da questo mezzo a quello che uscirà non è detto che cambino ancora molte cose. Come potete vedere, questo meraviglioso mezzo vi arriverà così, con tutti gli accessori che di solito ci fanno piacere a noi rider. Quindi abbiamo già delle bellissime pedane bucate enormi, comodissime, ragazzi, comodissime. Abbiamo già anche un ottimo cavalletto, molto comodo, pratico da usare, molto resistente, molto largo, e quindi direi che anche il cavalletto è ottimo. Abbiamo già dei power pad, ragazzi, dei power pad che mi hanno un po' deluso, devo ammetterlo, perché da quel che avevo capito io dalla presentazione di settembre, i power pad erano regolabili. Cioè, mi era parso di capire che si potessero regolare in altezza, spostare, quindi che fossero fissi e regolabili, invece a quanto pare no. Quando arriva questo monoruota arriva senza niente sul lato, quindi possiamo decidere di o mettere i power pad dove vogliamo col biadesivo o metterci dei nostri power pad. Ragazzi, io ve lo consiglio da sempre, ve lo ribadisco, ve lo ripeto anche questa volta, usate del velcro sia sul power pad sia sulla batteria. In questo caso andiamo a attaccarlo sulla batteria, in modo che se non li mettete al primo colpo giusti potete sempre spostarli. Ma non solo, ragazzi, se non è molto che guidate i monoruota, dovete sapere che a seconda di che scarpa utilizzate il power pad andrà sicuramente spostato. Quindi, ragazzi, velcro assolutamente consigliato. Ecco, questo monoruota finalmente è un Kingsong potente, perché cavolo, ha 3300 watt di motore con dei picchi da 7500, che direi che è una notevole potenza. Abbiamo un motore allo che gira 126 o 127 volt, vabbè, 126, vabbè, sono dettagliucci. Comunque è un bel voltaggio. Nonostante ciò, devo ammettere che non è così reattivo come mi aspettavo, ma i miei pensieri ve li darò alla fine del video, quindi non muovetevi da lì. E mi raccomando, ragazzi, se non lo avete ancora fatto perché siete nuovi, intanto mi presento con molto piacere, io sono il Devastato, colui che guida in monoruota. Ma soprattutto, ragazzi, registratevi al canale, subscribe e ragazzi, e mettete anche un like, già che siete lì, cominciate
Pollicione. Dopo tutte le lamentele arrivate per l'S18 che aveva una batteria irrisoria, su questo monoruota abbiamo una batteria enorme, diciamo che 2200 Wh sono già un bel po' di batteria che un centinaio di chilometri dovrebbe assicurarceli. Oltretutto, per la prima volta abbiamo delle batterie facilmente estraibili, perché basta aprirlo qua sotto, tirar fuori le batterie e si possono cambiare in caso siano da cambiare. Ma non solo, immaginiate che voi dobbiate fare un viaggio all'estero. Sappiamo benissimo che il monoruota non può salire sull'aereo. Attenzione, possiamo togliere le batterie, portarcelo con noi e spedire le batterie in loco. Quando arriveremo avremo il nostro monoruota. Inoltre queste due batterie sono gestite da una BMS intelligente. Quindi abbiamo una BMS intelligente capace di prevenire cortocircuiti o quant'altro, sovraccarichi o quello che si può verificare in un mezzo elettrico. Ecco, anche questo bel monoruota è ovviamente molleggiato. Questo qua probabilmente sarà il miglior molleggiato 20 pollici, che poi ragazzi 20 pollici, io da quel che ho capito il cerchio è uguale al mio M Super. Probabilmente la spalla della gomma però è un po' più grossa, quindi alla fine è una specie di 20 pollici. Tra l'altro ci arriva già con una bellissima tassellata che off-road, ragazzi, è una tenuta impeccabile. Io è da mo' che uso le tassellate anche sul mio monoruota e le preferisco notevolmente, nonostante se mettete una gomma tassellata vi accorgerete subito che il monoruota perde completamente qualsiasi tipo di effetto giro e sarete voi driver a dover essere bravi a tenerlo dritto e farlo andare dove volete voi. Ma proprio per questo il monoruota sarà molto più sensibile e molto più ecco, questo ammortizzatore non sarà più come quello dell'S18, non sarà più ad aria ma sarà a molla. Questa molla, quindi non dovremo più gonfiare nulla, non ci sarà più nessuna pompetta. Questa molla sarà regolabile da questo dadone che c'è sopra, quindi ammorbidita o irrigidita. In più ci sono queste due valvoline con le quali si possono ancora gestire la reattività dell'ammortizzatore nei dettagli. Per la prima volta abbiamo un monoruota con due fari davanti anziché uno centrale e questi fari sono potentissimi, si autoregolano a seconda della luce, si accendono e si spengono da soli, abbiamo la possibilità di accenderli noi col tasto eccetera, come i soliti i fari della Kingsong. Promesso, questa sera andrò a farmi un bel giro al buio a vedere quanto fanno luce per davvero. Anche questo monoruota ormai, come quasi su tutti i nuovi monoruota, hanno piazzato un cavalletto. In questo caso è piazzato molto bene, è molto rigido, molto resistente e per come concepito è anche molto comodo. Il metodo di sblocco su questo monoruota è un po' diverso dagli altri. Praticamente per sbloccare il motore dovete semplicemente tirare la maniglia dietro, che è anche quella che vi servirà per sollevarlo insieme a quella davanti, che sicuramente all'interno è molto rigida ma la plastica di cui è ricoperta non è molto rigida, infatti fa già qualche scricchiolio strano dopo 3 giorni, ma va bene, sono dettagliucci, sicuramente la sistemerete, vero amici della Kingsong? La maniglia trolley di questo S20 purtroppo devo ammettere che è un po' scomoda, perché come già potevo immaginare l'hanno piazzata leggermente spostata in avanti e sinceramente non è comodo da portare in giro perché è molto pesante. Sicuramente è comodissimo da alzare, perché quando siete ancora incamminati col monoruota potete tranquillamente alzarla e scendere, ma poi tenerlo dritto è un po' impegnativo. Sarebbe meglio quasi girarlo, ma capite anche voi che uno non è che vuole girare e rigirare tutti i momenti, ma che sia scemo. Hanno già previsto addirittura un sellino, come potete vedere io ce l'ho ormai montato fisso perché è comodissimo, ci si può sedere comodissimi. Unico leggero difetto è che rende l'apertura della maniglia dietro un po' difficoltosa, perché appunto come vedete va a toccare, quindi è un po' scomodo, ma d'altronde quando è chiuso il nostro peso va proprio appoggiato su questa levetta, quindi diciamo che così ci può stare. È scomodino, ma ci può stare. Oh, ma siamo giunti al momento del pensiero devastato. Bene, sì ragazzi, vi darò le mie prime impressioni e il mio pensiero su questo meraviglioso Kingsong S20 Eagle. Allora, la
prima cosa che salterà all'occhio su questa monoruota, a parte che l'estetica è molto figo, non l'abbiamo detto prima, ve lo dico adesso, secondo me è molto figo, si presenta benissimo, anche vederci andare gente sopra a me piace tantissimo. Ma ragazzi, il peso, l'altezza, l'ingombro è decisamente grande, grosso e massiccio, quindi lo mettiamo in categoria monoruota della domenica, quindi lo mettiamo con lo Sherman, col Monster e tutti questi monoruota da 30 e passa chili, che in effetti nella vita di tutti i giorni sono un po' un mal gestire, perlomeno per me che vivo in una città piccola, perché sicuramente vivessi a Roma o Milano e dovessi percorrere tutti i giorni grandi lunghezze, sicuramente questo qua è un mezzo meraviglioso, oltretutto con l'ammortizzatore, buchine, buchette, per carità non ve ne accorgete neanche. Certo è che in una città piccola come la mia, dove mi tocca prendere ciclabili, scendere, salire, attraversare strisce a piedi, capite anche voi che diventa un po' scomodo, mica scale, ragazzi, 34 kg è un bestione. Ma se pensate di fare uscite lunghe, quindi fare tanti chilometri, questo qua è il mezzo ideale, perché è veloce, fluido, comodo, morbido per gli ammortizzatori. Il sellino è comodo, quando dopo un po' di chilometri, se volete sedervi, vi sedete tranquillamente senza alcuna fatica ed è comodissimo. Da quel lato lì, ragazzi, è un mezzo meraviglioso. Un'altra cosa da notare è lo spunto da fermo. Ecco, diciamo che da un 127 volt 3300 watt mi aspettavo qualcosa di più. Da 0 a 20, da 0 a 30 è veramente un chiodo. Poi per carità, poi ingrana e via. È tipo, mi sembra di guidare un Monster Pro, però lì non è un Monster Pro. Ragazzi, da Kingston secondo me dobbiamo fare qualcosa su questo spunto, dallo 0 ai 20, 0 a 30, perché è proprio oltretutto bisogna anche spingere molto, cioè è abbastanza faticoso. In salita c'è da farsi un bel La ruota, ragazzi, è meravigliosa, ha un grip da paura, mi piace molto, le pedane sono comodissime. Ecco, un'altra piccola cosa che devo fare un appunto, ma sicuramente poi è questione anche di abitudine. Essendo che è molto largo in alto e le pedane sono relativamente strette, che comunque ci sta, la mia gamba rimarrà in una posizione un po' così, quindi dritta e poi inclinata, quindi all'interno tibia, diciamo, qua dal polpaccio fa un po' male. Probabilmente è una cosa dei primi giorni, poi ci si abituerà, quindi probabilmente trascurabile, anche perché non so come potrebbero fare a stringerlo qua. Cos'altro dire, ragazzi? Non vi ho detto, anche questo monoruota ha un bel display. Certo, non è come il display del V12, non hai la possibilità di interagire con questo display, ma ti fa almeno vedere a che velocità stai andando e quanta batteria residua hai, e fa anche altri giochetti di luci e probabilmente ha anche altre funzioni che ancora devo scoprire, ve lo dirò sicuramente nel prossimo video. Se devo fare anche qua un appunto, la posizione di questo display è un po' troppo centrale, cioè io ieri provavo a tirarlo un po', ero sui 60 all'ora, volevo guardare quanto andavo, ma capite anche voi che siete così, dovete fare così, via. So che il monoruotelli non è che posso metterlo da un'altra parte, però non è questa gran comodità, via. Che dire, ragazzi, penso che per questo video ho già parlato anche troppo, quindi direi che tutto il resto, la prova su strada, le varie prove le facciamo insieme nel prossimo video. Quindi per oggi è tutto, se ancora non l'avete fatto registratevi al canale Davastato UC e lasciate un bel like e ci vediamo al prossimo video, nel quale andremo a provare su strada questo meraviglioso S20 Eagle. Bella raga, ciao!